chiedi a noi che siamo tue creature e cibo del grembiule che manto tuo regale ci segni che servire e regnare. Nel momento della crocifissione di Gesù, le tenebre avvolgono tutta la terra. Per 3 ore, dall'ora 6 all'ora 9, secondo il nostro orologio da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Non è probabilmente un fenomeno fisico, ma è un particolare apocalittico. L'Evangelista Matteo in particolare insiste su questi fenomeni che accompagnano la morte di Gesù come segni della fine di un mondo. È la fine del mondo del male. La morte di Gesù è un evento apocalittico, nel senso che rivela l'amore grande di Dio e l'amore generoso del Figlio che dona tutto se stesso. È come una esplosione atomica che trasforma il mondo. È una esplosione di amore. È un dramma talmente grande che provoca le tenebre su tutta la terra, ma sono le ultime tenebre. È il mondo del male che è avvolto dall'oscurità per essere definitivamente sconfitto. All'ora 9 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Matteo riporta l'inizio del Salmo 21 nella forma ebraica. È un testo molto importante, che noi conosciamo bene, abbiamo imparato a riconoscerlo come la preghiera di Gesù nel momento culminante della sua vita. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tuttavia, dobbiamo fare molta attenzione, perché non è una formula di disperazione. Non possiamo ragionare sull'abbandono di Dio nei confronti di Gesù, perché è la citazione dell'inizio di un salmo e mettendo sulla bocca di Gesù il principio di questa preghiera, l'Evangelista intende dire che il Signore adoperava espressioni di questo salmo per la sua preghiera. Tutti i salmi sono preghiera di Cristo, è il Cristo che parla attraverso i salmi e i salmi ci parlano di Cristo. In alcuni casi questo legame con il Signore Gesù è molto evidente. Da questo salmo gli evangelisti hanno ricavato diverse immagini per raccontare il momento estremo e drammatico della vita del Messia. In questo modo ci hanno fatto comprendere come i salmi riguardano Cristo e sono la nostra preghiera, perché Cristo ha reso perfettamente vera questa supplica di un innocente, di un povero uomo perseguitato. Il Salmo 21 è un lamento, ma è anche un salmo di fiducia. Infatti la seconda parte contiene un'affermazione sapienziale sulla vita oltre la morte. Perciò non dobbiamo far forza su questo testo parlando dell'abbandono di Dio nei confronti di Gesù in croce. Dobbiamo imparare a leggere questa espressione tratta dall'intero salmo, facendo riferimento a tutta la preghiera, che nel finale si manifesta come grande fiducia nella vita che supera la morte. È molto interessante notare che la reazione di coloro che ascoltano questa preghiera di Gesù consiste nel intendere una chiamata rivolta ad Elia. Eppure nella formula che Gesù pronuncia non c'entra niente Elia. Eli vuol dire Dio mio. L'equivoco
potrebbe nascere se noi prendessimo dal Salmo 21 una espressione che troviamo al versetto 11. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico la formula tu sei il mio Dio suona Eli Attà. Eli significa Dio mio, Attà è il pronome di seconda persona, tu, mio Dio, tu. Il verbo essere non si adopera abitualmente nella lingua semitica. Tu sei il mio Dio. È una formula sicuramente pronunciata da Gesù sulla croce. È una grande professione di fede. Gesù ripete ad alta voce, in mezzo agli spasimi del dolore, tu sei il mio Dio, nonostante tutto, io confido in te e affido a te la mia vita. Anche la nostra professione di fede consiste semplicemente nel ripetere Eli Attà, Dio mio, tu. Notiamo che l'Evangelista Luca ha messo sulle labbra di Gesù morente un'altra formula di preghiera. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. È anche questo un versetto tratto da un salmo, il Salmo 30. E troviamo nello stesso salmo l'espressione ebraica identica. Tu sei il mio Dio. Per questo mi fido di te e mi consegno nelle tue mani. La stessa formula ritorna anche all'inizio del Salmo 62. Tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia. Ed è da questo salmo che l'Evangelista Giovanni ha tratto l'espressione che mette sulle labbra di Gesù in croce, ho sete, per esprimere il desiderio che Gesù nutre con tutto se stesso di compiere il progetto di Dio, di realizzare la sua volontà. In questi 3 salmi è presente la stessa formula di fede, Dio mio, tu. Certamente questa è la formula che Gesù ha adoperato con più insistenza nella sua preghiera sofferente sulla croce. La si può fraintendere perché un orecchio aramaico potrebbe ascoltare la frase divisa in questo modo, Elia ta, che vorrebbe appunto dire Elia vieni. Ecco perché alcuni presenti fraintendono la preghiera di Gesù e immaginano che chiami Elia e per disprezzo uno corre a dargli da bere dell'aceto. È una ripresa di un altro versetto salmico in cui si dice nella mia sete mi hanno dato da bere aceto. È la vigna di Israele che non ha prodotto vino buono, ma ha dissetato il Signore con vino acido. Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. L'ultimo grido di Gesù può essere proprio questa professione di fede. Eli Attà, tu sei il mio Dio. Nel momento decisivo della morte del Signore avvengono altri fenomeni apocalittici che Matteo descrive con insistenza. Il velo del Tempio si squarciò in 2. Il velo che separava il Santo dei Santi viene strappato, come se Dio uscisse dal santuario, oppure come se il Cristo entrasse dentro il Santo dei Santi. Ci fu un grande terremoto che produsse la frattura delle rocce e l'apertura dei sepolcri. Alla morte di Cristo molti corpi di santi risuscitarono. Solo Matteo insiste su questo aspetto e sottolinea che la morte di Cristo apre i sepolcri, cioè
permette ai morti di risorgere, permette a coloro che sono morti di raggiungere la pienezza eterna. La morte di Gesù è fonte di vita. E il centurione che faceva la guardia, di fronte a questo sconvolgimento del cosmo, riconosce davvero costui era figlio di Dio. Anche noi, di fronte alla morte di Gesù, non pensiamo al dramma dell'abbandono e della sofferenza, non ci lasciamo prendere dall'angoscia, ma con le parole conclusive del Salmo 21 riconosciamo, come ha fatto Gesù in croce, io vivrò per Lui. Lo stesso Salmo che Gesù recita morendo sulla croce offre le parole al Cristo risorto, che può dire io vivrò per Lui e la mia discendenza, cioè la Chiesa, lo servirà. E tutti quelli che ripenseranno alla sua vicenda pasquale di morte e risurrezione potranno dire: ecco l'opera del Signore, questo ha fatto il Signore, non ha abbandonato il povero perseguitato, ma lo ha liberato dal potere della morte. Anche noi preghiamo come Gesù: tu sei il mio Dio, mi fido di te, mi affido a te e sono sicuro che vivrò grazie a te. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e dimise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio.